Buongiorno ragazzi, quest'oggi dopo aver pulito l'officina e il magazzino per i mezzi stiamo iniziando a verniciare, anche perché preferisco le strade. Vi faccio vedere. Purtroppo non trovo più la pistola per verniciare, ho diluito, sto facendo a mano, faccio sia sotto che sopra, così come appoggiamo l'umidità non va a intaccarmi il legno. E saranno queste qua tutte le strade, questa grandezza più o meno, dovrebbe essere circa 80 o un metro, spiamo un po', secondo faccio misuro 2, 4, 70, circa 60, sto più o meno così, per 2 metri per il genere, per cui con 10 penso dovrei farcela. L'unico problema saranno le curve, gli incroci, via dicendo. Mo finiamo qui e poi ho sistemato, guardate, c'è solo da portare nella cava, qua dentro c'è tutti i blocchetti, quelli da sistemare per supportare le barriere di terra. Qui abbiamo quel vecchio ufficio che avevamo messo in questa cava qua e lo portiamo anche lì. Settina abbandonata, c'è qualche galdrelli, binari da portare, vabbè, il vestito da bambino non c'entra un cavolo. Allora, la prima strada fatta, ambo i lati, la cosa importante, sempre, se non lo sapete, è fare bene i bordini, è la parte più delicata, perché sopra e sotto ha una specie di laccatura. Non si guasta, ma sui lati sì. Adesso, questo sarà un piccolo ponte, ok? Per cui facciamo anche questo, lo verniciamo e lo sistemiamo un pochettino per essere pronto a portare in campagna, nella vigna. Avete fatto una bella pioggia e posso dire che la tinta resiste bene. Perfetto, perfetto, perfetto. Questa è già asciutta. Bene, bene. Adesso devo comprarmi la tinta bianca, bomboletta, e fare le linee tratteggiate e i bordini. Ecco ragazzi, vi ho fatto vedere come verniciavo, vi ho fatto anche le righe. Più o meno andrà messo così, più o meno all'incirca. Ok raga, se io un po' metto dritto, se abbiamo detto se ne ho uno è pesante, adesso lo livello un po' e poi andranno tutti gli altri in avanti, vedete come vengono, ce ne vanno un po', devo solo un po' mettere un po' di terra qua sotto, vedete alcuni punti manca la terra, li assistemo un attimino, tanto è un attimo, così almeno i mezzi camminano bene. Guardate, avevo anche la paleolica che praticamente non so dove mettere, adesso lì vi faccio vedere, lì facciamo il ponte. Tiriamo su dei legnetti e poi scaveremo lì sotto. Questa boh, non so dove metterla, devo fare un qualcosa di rialzato. Qui no, magari andiamo laggiù, andiamo qui insieme. Qua ho dei silos che magari metto qua a lato. Magari faccio boh, qualcosa, non lo so veramente. Mo mi sto incasinando che pensavo che ci fosse più spazio, come vi ho già detto, ma siamo al limite. Mi sa che la buttiamo qua in fondo. Boh, facciamo qualcosa qua, per adesso la mettiamo qua magari. L'ho messa qui ma non andrà lì, e poi li creerò una montagna più alta, magari qui in fondo. Anzi, ecco, qua magari farò una montagna con una bella salita, con un bello spiazzo, e facciamo lo spazio per la paleolica. Per cui adesso lasciamo qua, andiamo a recuperare il resto dal carrello. Nella vecchia cava è la rampa per il vaglio. Lo lascio così. Se ci passa, anzi, la misura, e qui ci passa il Mercedes, per cui la abbasso, la sotterro, e qua se ne andranno via i mezzi dal magazzino. Per cui qua terra recuperata, tanta terra recuperata, non devo stare a farmi rampettino con la terra, lì la farò purtroppo, a meno che trovo qualcosa me la credo così, e via, qua se ne vanno via, e arrivederci, grazie. Per cui trovate un'altra discesa già pronta e fatta. L'idea me la sana che mi è venuta, guardate un po' cosa voglio fare. Non ho molti binari, però pensavo di fare un piccolo tracciato per un trenino, finto naturalmente, ma per farlo un po' adesso devo capire come farlo, e volevo fare che passasse tipo così il trenino. Adesso vediamo un po' se metterlo qua davanti e poi dividere. Adesso lo sistemo qua così alla bene meglio. Per farvi capire verrà una roba del genere. Non ne ho molti binari, per cui la cosa che mi interessa soprattutto che volevo tagliare qui e fare tipo dove passavano le macchine sopra alla ferrovia, nascosta dentro la strada, nascosta come si fa di solito, giusto un pezzettino qua così, magari me lo studio un pochettino e vedo come fare. La cosa che mi preme è quando metterò il prossimo pannello, giustamente dovrò tagliarlo per far passare la ferrovia verrà incassata nella strada e andrà lì. Comunque tutte cose che si faranno con il tempo. Vedete qua un po' pesanti ho tutti questi che avevo già preparato, che adesso poi taglierò qui la terra così, in questo modo, e posizionerò così per far sì che la terra, tra virgolette, un po' ne scapperà, però rimanga su,
Ok ragazzi, vedete, si fa così, poi si cerca l'altro maschio o femmina e si mette così. Sono più o meno d'incastro, non sono perfetti, però tutto questo è da tagliare, sistemare bene, tagliare così e sistemarmi, chiamiamole queste barriere di contenimento in pietra, ok? Piano piano, ma alcune sono rotte perché purtroppo nel viaggio o nell'altra cava si erano un po' guastate. Poi con la pioggia naturalmente andrà a compattare tutto bene, vedete? E così faremo la barriera fino a lì a scendere. Adesso qui andremo 1-1 e poi basta. E qua almeno abbiamo una barriera di contenimento, quindi quando passa al mezzo la terra non tende a cadere, tra virgolette. Allora, ricapitolando, partiamo dall'inizio. Per adesso ho sistemato alcuni di questi blocchetti qua, così fanno da protezione per la sabbia e non dovrebbe cadermi la sabbia. Qui dentro ne abbiamo altri più coni, New Jersey, e lasceremo tutto qua. Vediamo un pochino come va. Laggiù ho messo una casettina, un po' di rocata, tanto i mezzi arrivano da lì, girano e lì non ci dà fastidio. Scendendo avanti abbiamo messo già un po' di guardrail qui lungo strada, ok? Questo è il primo pezzo di strada che naturalmente di righe gialle perché siamo nei lavori in corso, e qui abbiamo le protezioni. Sistemare questo con delle viti perché si è alzato, mi tocca avvitarlo bene bene, vedete, fa proprio una bella gobba. Come vi dicevo, passerà la ferrovia così in un pezzo, ma giusto per fare scena, e poi vedremo dove potrà continuare per vedere un pochettino. Laggiù abbiamo messo un ponte, poi naturalmente qui andremo a scavare verso il basso, per cui qualcosa potrà andare sotto, ipotizzando che si vada da qualche parte, una galleria e via dicendo, per cui qua ci sono dei lavori di scavo dove con calma andremo sotto e fileremo laggiù. Vediamo un po', qui poi metteremo la cabina della luce, non so dove, e questi silos con il bagno vediamo dove sistemarli. Un po' di pezzi da mettere in nuova cava, tipo l'ufficio per il personale che stavano costruendo, un container, varie pietre. Qui avremo l'entrata della cava con l'ufficio, il bagno e le telecamere. Laggiù ho già fatto le varie paratie dove dovrò riempire terra alto così per mettere la paleolica lassù, e tutto poi sarà quella discesa che scenderà giù, e questa sarà tutta cava, qualche protezione per le pareti quando si andrà in profondità. Adesso poi dovrò sistemarmi bene questa discesa per far scendere i camion dal magazzino. Ho premesso in altri video in live, qui potranno scendere, ma se non voglio entrare al magazzino qui ci sarà una strada parallela che poi si unirà qua. La pedana è stata messa in linea, qui verrà tolto questa terra, tanto non serve a niente. La fatica ragazzi. E poi qua faremo 2 corsie per entrare e laggiù la strada per andare. Chi non vuole entrare nella pensilina naturalmente avrà una via di uscita. Questo ragazzi, ho il sole in faccia, mancherà un'oretta più o meno al tramonto, per cui mi avvio più o meno verso casa, non ho più voglia, tra varie cose sono proprio al limite oggi. Adesso vediamo un pochettino di andare a gradi a sistemare, guarda che il cappuccio mi sta male, a gradi a sistemare tutta la cava, venendo da laggiù verso qua, che andremo tutto a livelli. La strada sarà una delle cose più lente che verrà fatta perché purtroppo costa 5 euro a foglio e almeno me ne servono 1, 2, 3, 4 fogli grandi, 5, 6 fogli grandi, poi li dovevo dividere a metà, penso, anche grossi così, ma noto che con la grandezza mi sa che ci sta tutto anche nei bordini. Al massimo dove è stretto posso fare riduco la strada, la taglio più fine, la faccio una corsia solo, oppure la faccio andare sopra il canale, e sotto il canale un ponte che naturalmente dove potrà sgorgare l'acqua senza problemi. Ragazzi, c'è molto da fare, c'ho silos qua da mettere, so dove metterli, per cui sarà tutto da mettere giù nella cava, vedete là in fondo, e lì è ancora molto grezzo. L'unica è venire dalla benzinaio in qua avanti, procedere piano piano, giorno per giorno, settimana per settimana, e proseguire. Detto questo ragazzi, come sempre vi devo ringraziare per essere qui con me nel canale, iscrivetevi, lasciate un like, un commento se vi fa piacere, se no ci vediamo alla prossima, ciao grandi!